Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Michael e in questo video vi darò 10 consigli fondamentali per iniziare a viaggiare da soli zaino in spalla. Dato che non voglio rubarvi molto tempo, cercherò di rendere questo video il più sintetico possibile, però se avete delle domande o volete approfondire qualcosa in particolare, ci sentiamo sotto nella sezione commenti. Io personalmente ho iniziato a viaggiare in solitaria soltanto negli ultimi anni e solo dopo il mio primo viaggio in solitaria che ho capito quanto fosse importante organizzarsi per sopperire alla mancanza di un compagno di viaggio. Una volta rientrato a casa da quel viaggio, ho riflettuto sulle difficoltà che ho avuto in quel viaggio lì e anche su quelle che avrei potuto avere nei viaggi successivi e quindi grazie a quell'esperienza lì oggi posso darvi questi 10 consigli fondamentali per iniziare a viaggiare da soli zaino in spalla. Veniamo al consiglio numero 1. Copia dei documenti e dei biglietti. Quando partiamo, soprattutto in solitaria, è sempre bene avere una copia dei nostri documenti o dei biglietti di eventuali prenotazioni. E questa copia qui potremmo averla cartacea oppure salvata su un cloud. Questo perché se smarriamo il nostro smartphone o il nostro portafogli avremo comunque delle copie cartacee dei nostri documenti oppure potremo recarci presso un qualsiasi internet point per scaricare la versione salvata in digitale sul cloud. Consiglio numero 2. Occhio al portafogli. Un altro semplice consiglio ma non banale è quello di evitare di tenere il nostro portafogli in mano, nello zaino o addirittura nelle nostre tasche posteriori, soprattutto quando andiamo sui mezzi pubblici. È sempre meglio tenerlo o nella tasca anteriore dei nostri pantaloni oppure all'interno di una sling bag, ovvero un borsello che possiamo girare sul nostro petto, in modo da avere sempre tutto sotto controllo. Consiglio numero 3. Evitare di sembrare troppo turisti. Certo, ritrovarci dall'altra parte del mondo zaino in spalla non ci fa di certo passare inosservati, però quello che conta è l'atteggiamento. Bisogna sempre cercare di essere molto confidenti, cercando di non dare mai l'impressione di essere in difficoltà o di non sapere dove stiamo andando, perché soprattutto nei posti turistici c'è sempre qualcuno che ci sta guardando e sarà pronto ad approfittare delle nostre difficoltà. Consiglio numero 4. Contanti e carte di emergenza. Questa è una cosa molto importante. Non tenete mai tutti i vostri contanti e tutte le vostre carte in un unico posto. Cercate di dividerle. Mettetene magari metà dei contanti nello zaino con una o due carte di credito in base a quante ne avete e l'altra metà dei contanti con le altre carte le tenete all'interno di un borsello sopra di voi. Questo perché possiamo ridurre al minimo i rischi di rimanere senza soldi nel caso di eventuali furti o smarrimenti. Altro consiglio è quello di utilizzare un piccolo portamonete agganciato al nostro spallaccio. Questo perché possiamo mettere all'interno delle monete appunto e anche alcuni contanti per i piccoli pagamenti. In questo modo eviteremo di dover tirar fuori ogni volta il nostro portafogli principali. Altro consiglio scontato ma forse non troppo è quello di non ostentare mai oggetti preziosi, quindi cerchiamo di tenere i nostri smartphone, i nostri apparecchi elettronici, i nostri gioielli non troppo in vista, soprattutto se stiamo esplorando delle zone dove è presente un certo tasso di microcriminalità. Consiglio numero 7. Leggerezza. Viaggiate leggeri. Questo è una delle cose più importanti in assoluto ed è anche uno dei pilastri appunto di questo canale qui. Se non l'avete mai fatto dovete cercare assolutamente di iniziare a viaggiare con meno cose possibili. Cercate di organizzarvi al meglio scegliendo le vostre priorità. Questo migliorerà notevolmente la vostra esperienza di viaggio, soprattutto quando viaggerete da soli, fidatevi. Altro consiglio che voglio darvi è quello di portare con voi un kit d'emergenza. Cercate di portare sempre con voi un kit con farmaci e accessori medicali fondamentali di base, soprattutto se avete intenzione di fare dei trekking, escursioni magari in zone lontane dai centri abitati. Consiglio sugli alloggi: andate negli ostelli. Io fino a pochi anni fa non ero mai stato in un ostello, ho iniziato a frequentarli da quando ho iniziato a viaggiare da solo e posso dirvi che per chi viaggia da solo è una delle cose più importanti da fare, anche perché sono economici, si possono incontrare persone con gli stessi interessi, si può anche migliorare la conoscenza del proprio inglese, come sto cercando di fare io soprattutto negli ultimi mesi, ed inoltre la maggior parte degli ostelli organizza sempre qualcosa, delle attività che possono aiutarvi anche e soprattutto in quei momenti in cui potete iniziare a sentirvi un po' da soli, perché viaggiando in solitaria naturalmente a volte si sente la mancanza di un compagno di viaggio. Ultimo consiglio, ma non per importanza, è quello di avere sempre con voi uno smartphone di emergenza. Portatelo con voi, tenetelo lì nello zaino, ma portatelo, perché se dovessimo smarrire o dovessero rubarci il nostro smartphone principale dobbiamo avere assolutamente un piano B, perché se ci troviamo soprattutto in posti molto lontani da casa dove abbiamo anche delle barriere linguistiche, culturali che possono metterci in difficoltà, avere un secondo smartphone può anche salvarci la vita, quindi non dimenticatevi questo consiglio qui. Bene, questi erano i 10 consigli fondamentali che volevo darvi se avete intenzione di iniziare a viaggiare in solitaria zaino in spalla. Spero che vi siano stati utili. Come avete visto questo video ho cercato di tenerlo come sempre il più sintetico possibile, però vi invito a lasciare nella sezione commenti le vostre eventuali domande e vi invito anche a condividere con me e con la community eventuali altri consigli riguardo questo argomento per migliorare la nostra esperienza di viaggio. Vi invito a lasciare un like per sostenere il canale perché per me significa tanto, iscrivetevi al canale per non perderci di vista e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!